Ciao a tutti, mi chiamo Domenico e ho l'onore e il piacere di presentare in anteprima mondiale un oggetto da svapo veramente incredibile, straordinario. Qualcosa che nasce dalla fantasia, dalla creatività e dalla capacità tecnica di un italiano, Romeo Furci. Romeo Furci ha realizzato nella sua officina una box talmente bella, talmente raffinata, talmente complessa dal punto di vista della costruzione tecnologica che si è deciso di chiamarla appunto la box. La box segna di fatto un solco tra il modo di costruire una box da svapo rispetto al passato. Le metodiche di costruzione della box sono le stesse metodiche che venivano utilizzate dalle officine meccaniche all'inizio del Novecento. In sostanza si partiva da un'idea, si realizzava un progetto, lo si disegnava, in questo caso è stato oltre che disegnato scritto il codice per le macchine e ciascun particolare, ciascun componente necessario all'oggetto veniva e viene costruito, come in questo caso, per l'oggetto stesso. Dunque non abbiamo presenza all'interno di questa box di oggetti comprati perché non servivano e non erano utili alla costruzione dell'oggetto così come era nell'idea di Romeo. L'unico oggetto che viene comprato in questo caso è un DNA 30 che gestisce la parte diciamo elettronica della battery box o della box, perché può andare anche in bottom feeder, e basta. Tutto il resto è stato costruito in officina per lei. Cercherò di sintetizzare il più possibile, e non sarà facile, gli aspetti tecnici e di funzionamento di questo oggetto. Sicuramente per chi ha avuto in questo frangente, in questo periodo la fortuna di vederlo, è rimasto sbalordito e le immagini non rendono assolutamente giustizia all'oggetto. Bisogna vederlo, dunque bisogna toccarlo, bisogna confrontarlo con le altre box per rendersi conto del lavoro e della capacità che è stata profusa in questo progetto. Romeo Furci ha raccolto una sfida. La sua idea nasce dal fatto di voler creare un oggetto inimitabile sotto tutti i punti di vista, un oggetto bello da possedere, un oggetto che si rivolge a chi ama le cose belle in tutti i sensi, non solo dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista della costruzione e della risoluzione dei problemi. Dunque adesso incomincerò a illustrare il prodotto. Per illustrarvi la box partiamo dal suo telaio, perché il telaio è la sintesi sostanzialmente del lavoro di Romeo. Romeo che cosa ha fatto? Ha ideato la sua box, si è posto degli obiettivi, ovvero di creare la box più piccola e più leggera al mondo, dotata di una boccetta da 10 ml e di una batteria 18-6,50 e di dare a questo oggetto anche una forma estetica di alto livello. Guardando questo telaio possiamo immediatamente renderci conto di quelle che sono state le lavorazioni. Tenete conto che questa lavorazione è avvenuta tutta dal pieno, dunque da un parallelepipedo di alluminio. Questo è un alluminio che poi è stato trattato Niploy, dunque è assolutamente resistente e è destinato a durare nel tempo. Tutte queste lavorazioni sono avvenute dal pieno, adesso ve la giro in modo tale che possiate rendervi conto di che cosa stiamo parlando. Questo è il vano dove va alloggiata qui la boccetta e qui la batteria. Tutto è stato sfruttato al massimo. Possiamo guardare qui e renderci conto per esempio che il vano dove va la boccetta è stata di fatto, come si chiama, creato una sorta di stampo negativo della boccetta, dunque è stata riprodotta proprio perché lei potesse alloggiare al suo interno. Ma non solo, non ci si è limitati solo a questo, si è anche cercato una raffinatezza nella lavorazione, per esempio con queste pettinature che rendono assolutamente la box bellissima nella sua complessità. Per esempio vi faccio notare l'alloggiamento del tastino, qui dentro, poi lo vedremo nelle foto successive, è stata fatta una lavorazione a cono rovesciato, l'alloggio della vaschetta,
Guardiamo qua dentro le lavorazioni in cui si è dovuti entrare, dunque quante volte la tecnica anche di programmazione poi delle macchine per creare questi vani dove qui va alloggiato appunto il blocco del tastino, qui il blocco della vaschetta. Questo è il canale dove scorre il cablaggio, dunque qui in questa box vedremo non ci sono saldature, non c'è colla ed è veramente straordinaria, è incredibile, non c'è nulla che possa essere paragonato ad essa sul mercato e ovviamente questo è il valore di questa box che la rende unica, irriconoscibile ovunque, non c'è possibilità di confonderla con altre. Lei è la box, non possiamo confonderla con altri oggetti. Bene, cosa dire ancora di questo telaio? Beh, insomma, è evidente, ecco, qui è alloggiato il circuito, da qui guardate questa lavorazione, da dove appunto passa il circuito e qui passa il display che poi va a alloggiarsi qua dentro, insomma tutti i minimi particolari sono stati curati e poi va bene anche quelli di identificazione, il marchio della box, il numero di serie e in modo molto evidente il più perché in questa box la parte positiva della batteria va verso il basso, dunque un più molto evidente che ci aiuta a riconoscerlo. Questo è l'alloggiamento e lo scasso dove viene alloggiata una molla costruita per lei, così come i 28 pezzi. Qui ci sono 28 pezzi costruiti per lei. Si è partiti dal progetto, anzi si è partiti dall'idea, si è progettato la box e dopodiché si è progettato ogni singolo componente e costruito ogni singolo componente in officina per arrivare a questo livello. Bene, ora vi farò vedere delle foto di questo diciamo telaio sezionato in modo tale che possiamo andare ad apprezzare Prima di entrare nello ulteriori specifico lavorazioni. delle caratteristiche tecniche della box, voglio farvi vedere alcune foto. Sono foto fatte al telaio della box che è stato sezionato. Da questa foto è possibile vedere le lavorazioni che sono state effettuate. Ripeto, la box è scavata dal pieno, dunque da un parallelepipedo di alluminio, pertanto un certo tipo di lavorazione ha richiesto più passaggi all'interno della macchina per ottenere questo risultato. Inoltre è stato necessario costruire degli attrezzi specifici per eseguire alcune lavorazioni in particolare. Da queste foto possiamo sicuramente apprezzare alcune lavorazioni in particolare. Prendiamo per esempio il vano dove va alloggiato il tastino di starter. Come potete notare è in forma conica, ma è un cono rovesciato. In sostanza la lavorazione non poteva arrivare da sotto perché è chiuso ed essendo appunto la box lavorata al pieno e necessariamente bisognava entrare dall'esterno. In questo caso è stata creata una punta particolare la quale ha lavorato, dopodiché si è allargata e ha creato la forma conica. Questo attrezzo, ripeto, è stato creato appositamente per la box. Un'altra lavorazione particolare che possiamo vedere è quella relativa al vano della boccetta. Come si può notare, di fatto è stato costruito un negativo della boccetta stessa. Questa lavorazione ha consentito di ridurre ulteriormente gli spazi della box. Inoltre risulta essere molto gradevole anche dal punto di vista estetico. Come dicevo precedentemente, la box è composta da 28 pezzi, tutti quanti interamente costruiti nell'officina di Romeo. In questa foto possiamo vedere sostanzialmente tutti i componenti che la formano. Osserviamo ora la box in tutti i suoi particolari. Intanto possiamo apprezzare sicuramente lo sforzo estetico, come si può evidentemente notare queste lavorazioni, questi smussi così particolari rendono la box assolutamente accattivante. Cosa possiamo dire? La lavorazione dello sportello, il carbonio è stato lavorato in modo tale da creare questo effetto cromatico e al tatto risulta come toccare della pelle, quasi fosse un tessuto. Altro aspetto è quello legato al tasto, il tasto molto piccolino,
molto sensibile, giustamente sensibile alla pressione, lavorato. Non so se si riesce a vedere, qui c'è una pettinatura, una lavorazione di pettinatura che anche questa aiuta per quanto riguarda poi la tenuta della presa. Lo sportellino dove viene inserito sostanzialmente il display del circuito, la fessura dove avviene lo sponchi, come potete vedere in questo caso è sul fronte. Questo consente di sponcare sia con la mano destra e sia con la mano sinistra senza nessun tipo di problema. Notiamo la vaschetta. La vaschetta può essere utilizzata, questa vaschetta, sia se andiamo col sistema bottom feeder sia se andiamo con una normale battery box. All'interno della vaschetta ci sono 3 o-ring che garantiscono la totale tenuta della stessa, dunque non abbiamo nessuna dispersione di liquido anche a fronte di sponchi molto diciamo aggressivi. Altro elemento: davanti qui troviamo la presa USB e a fianco qui c'è il LED della carica batteria. Piccolo particolare, come avevo fatto vedere prima, piccolo particolare è che il vetrino che copre appunto questo buco, anch'esso poi è fatto con le macchine, dunque anche questo fa parte dei 28 componenti fatti a misura per la box stessa. Altro elemento che possiamo apprezzare è lo sportellino dove è alloggiato il circuito, anch'esso in carbonio, ancorato con 4 viti. Qui abbiamo i due pulsanti di variazione per variare il wattaggio della box stessa. Cosa dire ancora? Beh, insomma, credo che risulti evidente che le dimensioni, la lavorazione, la linea estetica la rendono sostanzialmente unica, difficilmente eguagliabile, e dunque la rendono sostanzialmente un oggetto che è destinato a rimanere nel tempo. Un'altra cosa che voglio farvi notare è appunto questo tasto. Attraverso questo tasto, schiacciandolo all'interno, io apro sostanzialmente lo sportello. Vedete che appena tiro giù il tastino, lo sportello mi si apre. A questo punto io posso accedere all'interno della box, e all'interno della box posso apprezzarne anche qui le lavorazioni, e la cosa che subito salta all'occhio è la pulizia. Non c'è un cavo che gira per la box, i cavi in realtà scorrono lungo questa canalina, e questa canalina è accessibile smontando questo sportello attraverso questa vite. Qui possiamo vedere il marchio ovviamente della box, il numero di serie della box, i contatti, il contatto del positivo. Qui in questo caso, su questa box qui, la batteria va messa col polo positivo verso il basso, sono tutti dorati per migliorare al massimo la conduttività. C'è un bellissimo più grosso, in modo tale che anche quelli come me che ormai hanno una certa età e non possono in ogni modo sbagliarsi. La cosa che mi piace farvi notare è la lavorazione all'interno. Non so se si riesce a percepire, ma vedete che all'interno della box è di fatto sagomata lo spazio della boccetta, in modo tale che la boccetta, nel momento in cui io la vado a inserire in questo modo qui, trovi lo spazio suo all'interno e di conseguenza riesce sostanzialmente a sfruttare al massimo la dimensione. Dunque qui la ricerca dello sfruttamento dello spazio è stata portata all'ennesima potenza. A questo punto, una volta che ho alloggiato la boccetta, posso andare ad alloggiare la batteria, ovviamente, ripeto, mettendo il polo negativo verso l'alto, spingo e la batteria si va ad alloggiare comodamente e il circuito si accende. Questo l'interno della box. Ora smonterò questo sportello per mostrarvi l'altra parte della box.